Il 27 aprile del 1759 nacque a Londra Mary Wollstonecraft. Fu scrittrice, saggista, pedagogista e fondatrice del femminismo liberale. Nonostante la sua vita fu molto troppo breve, infatti morì nel 1797 a soli 38 anni. Ebbe modo di condurre un'esistenza avventurosa e intensa. La sua infanzia e la sua adolescenza furono caratterizzate da una vita difficile, in una famiglia con enormi ristrettezze economiche e soprattutto una figura paterna fallimentare e brutale, poiché dipendente dal gioco d'azzardo e dall'alcol. L'uomo infatti era abituato ad aggressioni violente nei confronti della moglie, tanto che Mary dovette intervenire più volte per letteralmente salvare la vita alla propria madre dai feroci attacchi fisici del padre. Mary volle rendersi sin da subito indipendente, con il proprio lavoro e soprattutto supportata da una grande volontà di studiare ed imparare. Collezionò molte relazioni sentimentali e tutte molto turbolente, sino al matrimonio con il celebre filosofo William Godwin, precursore dell'anarchismo. Mary morì 11 giorni dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, ossia la famosissima Mary Shelley, resa appunto celebre dal suo noto romanzo Frankenstein, opera letteraria che diede origine al genere fantascientifico. Quella con Godwin fu dunque una famiglia di celebri precursori ed eccellenti innovatori. Mary del femminismo liberale, Godwin dell'anarchismo e la figlia Mary Shelley del genere letterario fantascientifico. Il testo più noto, l'opera letteraria più famosa di Mary Wollstonecraft fu A Vindication of the Rights of Woman, considerato tutt'oggi un vero e proprio manifesto del femminismo liberale, in cui Mary sostenne a chiare lettere e con gran forza l'errata convinzione dell'inferiorità delle donne rispetto agli uomini, errata convinzione nata da una disparità culturalmente causata da una società maschilista che voleva le donne stesse come eternamente subordinate. Ma le donne e l'universo femminile non rappresentarono per Mary soltanto un elemento di rivendicazione politica, bensì anche un elemento portante della sua stessa esistenza. Molte furono infatti le figure femminili che scandirono con la loro presenza le tappe fondamentali della vita di Mary. Mary ebbe due uniche vere amicizie. La prima con Jane Arden, con la quale leggeva appassionatamente nella residenza di Jane, nella città di Beverly, quantità di libri e romanzi consigliati proprio dal padre di Jane. La seconda con Fanny Blood, grazie alla quale entrò in contatto con i circoli intellettuali più in voga della città di Londra e dell'intera società londinese. Successivamente lavorò come dama di compagnia di Sarah Dawson, una irascibile e prepotente vedova della città di Bath, che le permise di apprendere però usi e costumi dell'alta società e di guadagnare per potersi pagare un'istruzione. Quando la convivenza con Sarah divenne davvero intollerabile, Mary si trasferì a Fulham, nella casa a rifugio dell'amica Fanny, dove convissero per diverso tempo, ospitando poi successivamente anche la sorella di Mary, Elizabeth, con il proprio figlio appena nato. Elizabeth fu infatti aiutata da Mary a fuggire in piena notte dalla casa del marito e dunque anche da un matrimonio del tutto infelice. Ricordiamo infatti che nell'Inghilterra del XVIII secolo il matrimonio era pressoché indissolubile ed il divorzio fu legalmente sancito ed istituzionalizzato solo più tardi, nel 1857, con il celebre Divorce Act, promosso e finalmente approvato dal Parlamento inglese.
Nell'ovvia necessità di doversi sostentare, le due sorelle Fanny tentarono più volte di fondare una scuola in alcune città limitrofe, ma ogni volta il tentativo falliva. I loro metodi educativi, innovativi e liberali, fondati su una pari istruzione tra maschi e femmine, erano considerati troppo audaci per una società inglese, dalle idee estremamente antiquate. Successivamente il piccolo figlio di Elizabeth morì. Fanny si ammalò di tisi. La Blood si trasferì definitivamente in Portogallo, a Lisbona, poiché appunto i medici sostenevano che i climi caldi le sarebbero stati salutari per lenire i gravi effetti della tisi. E vi sposò un amico di infanzia. Quando Fanny rimase incinta, la gravidanza si rivelò però molto difficile. Mary la raggiunse per starle accanto, ma Fanny ed il suo bambino morirono. Questo fu un duro colpo per Mary e una volta tornata in Inghilterra iniziò ad abbozzare quella che sarebbe stata la sua opera più importante, A Vindication of the Rights of Woman. Delusa, stanca e critica nei confronti del ruolo della donna nella società inglese, resa incapace di gestire le criticità della vita poiché emarginata, subordinata, resa dipendente economicamente e di fatto dalla figura maschile, una donna a cui non si riconosceva alcuna credibilità né professionale né sociale. Proprio come accadde loro quando tentarono di aprire una scuola e farsi strada nel mondo dell'insegnamento, ma soprattutto come accadde alla sua amata amica Fanny, che morì infelice dopo aver contratto un matrimonio solo per necessità. Successivamente Mary accettò un impiego come educatrice presso la famiglia benestante di Lord Kingsborough, dove vi lavorò per oltre un anno e dove ebbe modo di leggere con molta attenzione Rousseau e scrivere il suo primo romanzo autobiografico, dal titolo appunto Mary. Licenziata a seguito di grossi contrasti con Lady Kingsborough, trovò lavoro presso il libraio ed editore londinese Joseph Johnson, che tra l'altro pubblicò il suo romanzo autobiografico Mary. Grazie a Johnson entrò a far parte di un club londinese dalle idee progressiste, di cui facevano anche parte il suo futuro marito, William Godwin, e i pittori William Blake e Heinrich Fuseli. Lavorando presso Johnson, tradusse articoli di D'Alembert, Diderot, d'Holbach, Voltaire e Rousseau, ma ne scrisse anche di propri, tra cui non mancò appunto di criticare, in uno di questi suoi pezzi, la concezione delle donne espressa proprio da Rousseau. Secondo Rousseau, infatti, l'unico compito spettante alle donne risiede nel piacere agli uomini ed essere loro utili, farsi amare e stimare da loro, educarli da giovani, assisterli da grandi, consigliarli, confortarli, insomma render loro piacevole la vita. Dunque una visione umiliante, un'idea deprimente delle donne per Mary, ma visione che dovrebbe essere umiliante e deprimente per qualsiasi altra donna dotata di buonsenso, intelligenza e dignità. Secondo Mary, dunque, Rousseau voleva trasformare la donna in una schiava tutta civetteria, per diventare un più seducente oggetto di desiderio, una compagna più dolce per l'uomo ogni volta che questi desideri svagarsi. Si spinge addirittura ad affermare che la verità e la forza d'animo, le pietre angolari di ogni virtù umana, dovrebbero essere coltivate entro certi limiti, perché per ciò che concerne il carattere femminile, la virtù più importante è l'ubbidienza. Ma che sciocchezza! Istruite, infatti, fin dall'infanzia che la bellezza è lo scettro della donna, il loro spirito prende la forma del loro corpo e viene chiuso in questo scrigno dorato, ed essa non fa che decorare la sua prigione. Mary dunque sottolinea come l'incapacità di vedere una donna come un essere umano indipendente e l'incoraggiarla a concentrare ogni sua cura unicamente sull'aspetto esteriore
impediscano alla donna stessa di raggiungere ben più onorevoli, utili e aulici traguardi. Con lo scoppio della Rivoluzione francese nel 1789, i progressisti inglesi esultarono, mentre i conservatori vi si opposero con critiche plateali. E fu proprio a queste critiche che la scrittrice rispose con il suo capolavoro, A Vindication of the Rights of Woman, che terminò definitivamente e pubblicò nel 1792. Con la viva speranza che i diritti civili tanto ostentati e rivendicati dalla Rivoluzione francese fossero estesi anche alle donne. Nel frattempo, Mary allacciò una relazione turbolenta con il pittore Fuseli, che tuttavia era già sposato. Mary, fortemente attratta dall'uomo, arrivò persino a proporgli una convivenza a tre, naturalmente respinta dalla moglie del pittore, che anzi impose al marito la rottura definitiva della relazione con Mary. Mary, dunque, delusa dall'amore, partì per Parigi per assaggiare con mano le vicende straordinarie della Rivoluzione francese. E lì conobbe un uomo d'affari americano, Gilbert Imlay, di cui si innamorò perdutamente. La coppia si trasferì a Le Havre, dove la scrittrice rimase incinta ed ebbe la sua prima figlia, che chiamò Fanny in ricordo della sua cara amica. Imlay era però uno spirito libero che spesso si allontanava da lei con il pretesto di viaggi di lavoro. Mary espresse più volte la disperazione per quell'amore in cui aveva tanto creduto, nelle proprie lettere che inviava invano all'amato lontano in viaggio. Successivamente Imlay lasciò definitivamente Mary per un'altra donna. Di ritorno dunque sola in Inghilterra, Mary affrontò un doloroso periodo di sofferenza che la portò a tentare il suicidio per ben 2 volte. La prima volta ingerendo dell'oppio e salvata in extremis da una cameriera, una seconda volta gettandosi nel Tamigi, salvata miracolosamente da 2 passanti. Dopo aver recuperato a fatica le proprie energie psicofisiche, Mary tornò a lavorare presso l'editore Joseph Johnson e a frequentare il vecchio circolo intellettuale in cui ritrovò William Godwin. Fra di loro iniziò successivamente una relazione e decisero dunque di sposarsi quando Mary rimase nuovamente incinta. Seppur molto innamorati, dopo la celebrazione delle nozze abitarono però in 2 case separate anche se adiacenti, in modo da conservare ciascuno la propria indipendenza. La loro unione però durò davvero poco, poiché dopo il parto della sua seconda figlia, la nota Mary Shelley, la grande scrittrice inglese, morì di setticemia. Il marito, con queste parole, la ricorda ad un amico: «Credo fermamente che non esistesse una donna uguale a lei al mondo. Eravamo fatti per essere felici e ora non ho la minima speranza di esserlo mai più». L'amore di Godwin per la moglie lo portarono a volerla ricordare ad ogni costo ed infatti ne scrisse una lunga e dettagliata biografia. Testo che inizialmente fece piuttosto scalpore, soprattutto a seguito delle rivelazioni dello scrittore, innanzitutto sulla proposta di Mary per una relazione a 3 con il pittore Fuseli, e in secondo luogo per l'amicizia particolarmente sentita, appassionata e vissuta con molta gelosia e possessività da parte di entrambe tra Mary e l'amata Fanny Blood. Successivamente, però, la figura di Mary Wollstonecraft fu notevolmente riabilitata, divenne fonte di ispirazione, ammirazione, studi e addirittura emulazione. In particolar modo influenzò vita e opere di 3 grandi scrittrici: George Eliot, Virginia Woolf ed Emma Goldman. Mary fu dunque una scrittrice attenta e di grande intelligenza, innovativa e pionieristica. Con i suoi scritti cercava di aprire le coscienze ad un nuovo modo di vivere e sentire. Incoraggiava, ad esempio, le madri ad insegnare alle proprie figlie la riflessione critica, l'autodisciplina, l'onestà,
l'adattamento. Mary voleva donne più consapevoli e ben inserite, dai comportamenti utili ed efficaci, in grado di autodeterminarsi senza l'aiuto di nessuno e senza dover dipendere dall'aiuto di alcuno. Da un punto di vista pedagogico, infatti, anelava classi miste di maschi e femmine assieme, in modo da dare ad entrambi la stessa istruzione. Invitava ad una educazione basata sul lavoro, l'impegno e la solerzia, la modestia ed il rifiuto dell'ozio tipicamente aristocratico. Mary credeva nel progresso e criticava con pungente ironia i comportamenti viziosi e infiacchiti dell'alta aristocrazia, che aveva portato ad una società per nulla egualitaria, in cui il ruolo delle donne risultava tremendamente secondario. La scrittrice sottolineò più volte l'importanza delle donne in ogni ambito della società, a patto però che fossero ben istruite e formate, come infatti scrisse nel suo manifesto sui diritti delle donne. Quest'ultime non devono mai essere un mero ornamento, addirittura animale domestico dei propri mariti, bensì delle compagne alla pari, con diritti umanamente rispettati e riconosciuti. In particolar modo la scrittrice rivendicò il diritto di voto per le donne, il diritto di possedere beni, il diritto di frequentare l'università e di avere la potestà sui figli. Certo, Mary ammise anche l'esistenza di molte donne sciocche, superficiali, frivole, che certamente avrebbero fatto immediatamente ricredere qualsiasi sostenitore progressista delle idee femministe. Ma vede come unica causa di questa stupidità non una carenza fisiologica o anatomica insita per natura dell'universo femminile, bensì la mancanza per queste donne di istruzione e di una corretta educazione. Secondo la scrittrice inglese, infatti, le donne devono essere sempre dotate di strumenti di istruzione e cultura, in modo da emanciparsi e vivere dignitosamente senza più dover dipendere da una figura maschile. Così la scrittrice argomenta con molta astuzia. Se dunque le donne non sono che uno sciame di frivole effimere, perché tenerle in un'ignoranza camuffata da innocenza? Gli uomini si lamentano, a buon diritto, delle follie e dei capricci del gentil sesso e fanno dei nostri vizi abietti e delle nostre passioni ostinate oggetto di satira pungente. Osservate, rispondo io, sulla naturale conseguenza dell'ignoranza, ossia l'intelletto che può fondare le sue basi solo sui pregiudizi sarà sempre instabile e la corrente procederà con furia distruttiva se non vi sono barriere a frenarne la forza. Chiara è dunque nei suoi discorsi l'importanza dell'istruzione come diritto primario ed essenziale. Secondo Mary, inoltre, era fondamentale che le donne fossero maggiormente abituate all'uso della razionalità e lucidità mentale, invece che lasciar loro come unico dominio il mondo dei sentimenti. Infatti, secondo la scrittrice, le donne che finiscono per soccombere al dominio della sensibilità vengono trasportate da ogni soffio dei loro sentimenti, ed essendo preda dei sensi non possono più pensare razionalmente. Anche le protagoniste dei suoi romanzi erano donne appassionate, concrete, risolutive, anche se spesso sentimentalmente infelici, che affidavano all'amicizia romantica e all'amore con altre donne e uomini un ruolo pregnante nella loro vita. Donne che si battevano per non soccombere ad una società che le voleva dipendenti da una figura spesso ingombrante e irrispettosa, ossia quella del proprio marito, scelto solitamente per mera sopravvivenza. E Mary non voleva sopravvivere, non voleva fingere. Lei voleva vivere intensamente, secondo i moti del suo cuore, e con pensieri indipendenti. Di se stessa, infatti, diceva: «Ho un cuore che sdegna il nascondersi e un volto che non dissimula». Mary Wollstonecraft fu dunque una donna che diede voce ad altre donne, fu dunque una donna che combatté per altre donne.